L'ho visto dalla finestra alle 3 di notte, in pigiama, che scavava una buca nel giardino e parlava da solo. E non era la prima volta che accadeva. Avevo 16 anni quando cominciai a notare che qualcosa non andava in mio padre. Tornava tardi dal lavoro, smetteva di mangiare con noi, e iniziava a svegliarsi nel cuore della notte. Una sera mi svegliai per un rumore sordo. Mi affacciai alla finestra e lo vidi. Era in giardino, illuminato solo dalla luce fioca della luna, che scavava con una pala arrugginita. Parlava da solo. O meglio, sembrava implorare qualcuno sottoterra. La mattina dopo feci finta di nulla. Ma ogni notte era la stessa scena, ogni volta in punti diversi del giardino. E ogni volta la buca, al mattino, era sparita. Come se non ci fosse mai stata. Una notte, mi feci coraggio e scesi. Lui non mi sentì, era troppo concentrato. Lo osservai da dietro un albero. Diceva frasi sconnesse. Non dovevo, non volevo, ma ora devi restare giù. Scavai anch'io, il giorno dopo. Proprio dove avevo visto la buca. E a 30 centimetri trovai qualcosa di assurdo. Una scarpetta da bambino, vecchia e macchiata. Confrontai mamma, ma mi zittì subito, visibilmente spaventata. Non devi mai svegliarlo di notte. Lascia che faccia quello che deve fare. Decisi di piazzare una videocamera nascosta nel giardino. La notte successiva, mio padre scavava di nuovo. Ma quella volta tirò fuori qualcosa. Non si vedeva bene, ma sembrava un corpo piccolo, molto piccolo. E poi, lo rimise dentro. Come se lo stesse spostando, come se non fosse morto. Il video mi ossessionò per giorni. Fino a quando decisi di confrontarlo. Entrai in camera sua. Era sveglio, seduto sul letto. Mi guardò e disse solo: "Hai visto troppo. Non ricordo altro." Mi svegliai legato a una sedia in cantina. Lui davanti a me, con la pala. Ora sai la verità. Ora sei parte di tutto questo. Il buio cadde su di me. Ma prima di perdere i sensi, sentii il suono della terra che veniva scavata di nuovo.